Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Oggi siamo in compagnia di Roberto. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Roberto del canale Auto per Tutti e ci hanno invitato qui a Roma per la presentazione di una nuova microcar o come si può dire quadriciclo pesante, quadriciclo. Sia leggero che pesante, diciamo. Ecco, diciamo così. Adesso ve lo faremo vedere. Questo video è una collaborazione che facciamo io e Roberto, ne abbiamo già fatte altre, ma come evento vero e proprio ci hanno invitato a Roma, noi, quindi siamo contenti e soddisfatti di questa cosa qua, significa che funziona magari. Sì, dai, speriamo di riuscire a descrivere bene questa macchina, ma posso dirvi che abbiamo fatto la presentazione ieri, l'abbiamo visto, ce l'hanno presentata e secondo me è una buona microcar. Sì, buona. Io direi una macro microcar. Beh, si può dire macro micro? Sì, adesso vediamo, magari è un buon gioco di parole, vediamo se riusciamo a concretizzare. Bene, allora questo video sarà diviso, cioè non è che sarà diviso, saranno due video, uno sul canale di Roberto dove c'è la prova su strada, prova consumi eccetera eccetera, ci hanno fatto andare in giro per Roma, e questa che è la descrizione dell'auto. Adesso facciamo un giretto e vediamo come è fatta, magari misuriamo anche il bagagliaio come faccio di solito con le auto. È un due posti, quindi i posti dietro non li ho visti. Controlliamo che non ci siano nascosti là. Sì. Va bene, quindi adesso partiamo e vi facciamo vedere come è fatta. Eccoci qua, partiamo dal frontale. Vedete questi bei fari, lo chiamano fari 3D LED, che sono questi qua che sono di posizione, e poi qui abbiamo il faro abbagliante e anabbagliante, sempre tutto a LED. Questo è il frontale, un tergicristallo che vedete unico qui, grande, che va a prendermi tutto il vetro, e questo è un bianco perlato. Ci sono varie colorazioni, c'è il bianco, c'è il verde, il grigio e il nero. Nero che è... tutta nera non si riesce a capire tanto le linee, quindi mi è piaciuta di più questa qua bianca. Siamo stati fortunati. Sì. Una cosa particolare che vi faccio vedere, quest'area potrebbe essere dedicata, se lo desiderate, anche ad uno sticker per personalizzare la macchina. Quindi è una cosa interessante anche per chi vorrebbe magari decidere di utilizzarla per scopi commerciali. Quindi se avete un negozio, avete bisogno di trasportare roba, questa potrebbe essere una buona cosa anche per brandizzare la vostra macchina. Bene, qui abbiamo dei cerchi, se non sbaglio, da 14 pollici, mentre nella versione leggera è da 13 pollici. Roberto, ricordiamo che è un quadriciclo questo pesante, ma esiste anche l'altra versione. Esatto, volendo questo quadriciclo che stiamo guardando in questo momento può essere utilizzato anche dai sedicenni. C'è anche la versione da patentino, diciamo, che ha delle caratteristiche inferiori, che può essere usata anche a 14 anni. Infatti lì ho visto che i cerchi sono da 13 pollici. Allora, in questa versione qui, che è la versione Elite, quindi la versione quadriciclo pesante, abbiamo anche questo alettoncino qua, come vedete, fatto apposta per tenere l'auto più aerodinamica, e abbiamo in questo caso qua una batteria che, Roberto, non mi ricordo più i dati precisi. Allora, nella versione che abbiamo qui è quella da 12,9 kW, quindi ci garantisce fino a 180 km di autonomia utilizzata in un contesto urbano, che secondo me non è male, mentre invece il quadriciclo leggero ha una batteria da 7 kW che ci permette in questo caso circa 120 km di autonomia o 130, comunque un po' meno, però secondo me è un'autonomia sempre buona per spostarsi in ambito urbano. Bene, adesso andiamo a vedere la parte posteriore, così vediamo anche il bagagliaio. Questa è la vista laterale, vedete che ha il dietro che è proprio dritto, piatto, proprio per sfruttare gli spazi al massimo, e il davanti è a cugno come è fatto così. Questa è la vista laterale. Ricordo che, vedete, la parte sotto abbiamo le batterie body to cell, che quindi sono integrate dentro nella struttura. Esatto, non sono delle batterie che sono messe in un secondo momento. Su molti quadricicli non troviamo le batterie integrate. Questo ci permette di avere un baricentro più basso e una struttura molto più solida. La struttura, come vedete, appunto è bassa, che abbiamo detto per le batterie, e in più è tutta fatta in alluminio questa struttura qua. Esatto, il telaio è totalmente fatto in alluminio perché la Weichao, che è la ditta madre a cui fa capo Link Tour, si occupa proprio di riciclare l'alluminio e verticalizza sul riutilizzo dell'alluminio. Se vogliamo, la scocca di questa macchina è come se fosse stata realizzata riciclando 7000 lattine, quindi insomma anche dal punto di vista ecologico una bella cosa. Poi è elettrica e possiamo ricaricarcela a casa e se abbiamo un posto per ricaricarla, quest'auto è il top. A tal proposito, qui abbiamo un vero sportello di ricarica
che ci permette insomma in AC di andarla a caricare velocemente a casa. Questa è la parte posteriore, come vedete un bel bianco perlato che si vede soprattutto quanto è metallizzato, la scritta Link Tour qui dietro, Allumi Elite è il modello che abbiamo in questo caso qua. Adesso andiamo a vedere il bagagliaio, anche dietro fari a LED, un bagagliaio che secondo me, guardate, adesso abbiamo messo lo zaino, le bottigliette d'acqua, tutto quello che serve, sono più di 300 litri di bagagliaio. Dovrebbero essere 320 litri. Allora, ci hanno concesso di misurare il bagagliaio, però come vedete abbiamo riconsegnato le macchine, ora ve lo facciamo vedere. Allora, il bagagliaio di larghezza fa, cioè, ragazzi, 1,10 m di larghezza. No, 1,9 m dai. Diciamo. 1,9 m, vabbè dai, stiamo... Adesso è regolato sull'altezza di Lorenzo, che è comunque 1,80 m, perché andiamo in battuta col sedile e siamo a esattamente 58 cm, che non mi sembra male. Vediamo l'altezza dalla cappelliera, in questo caso siamo a 45. Quindi abbiamo un bagagliaio che ci può stare tranquillamente, delle buste e anche un bel cartoncino se andiamo a fare la spesa. Anche di disposizione abbastanza strana, però ragazzi di bagagli secondo me ce ne stanno. Abbiamo anche una vera cappelliera che non è scontata su questo tipo di auto. Andiamo a vedere dentro anche. Sì, magari faccio un'inquadratura da qua. Roberto, cosa sì. dici? Vista da qua come è fatta da dentro, guardate. Allora, come abbiamo detto prima, non ci sono i sedili posteriori, però seduto davanti, io che sono abbastanza alto, posso dirvi che problemi di spazio non ne ho. A livello di plastiche, in realtà i rivestimenti mi hanno stupito. Qui abbiamo plastica morbida, anche qui, non so se riuscite a vedere, abbiamo il volante in un tessuto vinilico a ecopelle e abbiamo, secondo me, finiture da vera macchina. Non sembra assolutamente di essere su una microcar. Apprezzabili i tasti a pianoforte, qui si va a comandare senza nessun problema tutta la climatizzazione, quindi non sarà necessario spipolare sul nostro touchscreen, che comunque è un bel display da più di 10 pollici, e questo per la sicurezza secondo me è un'ottima cosa. Se andiamo a vedere il devialuci è molto buono, perché ragazzi le finiture sono veramente quella di una vera macchina. Adesso ridò un attimo la telecamera a Lorenzo, che ci descrive magari questo tunnel. Come ti sembra? Ma valido, perché allora tutto quanto è tutto piatto, come vedete, guardate il spazio che c'è qua per le gambe. Questo tunnel qua tutto sospeso qua con portabicchieri, un portacellulari, una presa 12 volt, una presa 12 volt, i vetri elettrici, e questo io lo apprezzo sempre ragazzi quando c'è, è il freno a mano manuale. Questa è una gran cosa. I sedili come ti sono sembrati? Ma allora, io ho sentito i sedili molto validi. Prima abbiamo fatto il test su strada, erano un po' secca come sospensioni, ma non dipende di sicuro dai sedili. No, io penso che sia la tipologia di auto, però diciamo che le strade romane sono molto severe a livello di buche. Sì, quello sì. Le cinture non sono regolabili in altezza, ci mancherebbe altro. Dai, ma ci sta. Sì. Però abbiamo un bel tetto panoramico. Guardate che tetto panoramico. Prima siamo andati in giro e c'era l'obelisco, l'abbiamo visto sia da frontale che poi passandoci sotto l'abbiamo visto dall'alto, cosa che non è così scontata per un'auto, per una microcar, torniamo a ripetere, perché questa non è un'auto vero e proprio, ma secondo me come spazi e come uso si può fare come auto. Allora, io non sono un grande esperto di microcar, però siamo arrivati veramente a buoni livelli. Ci sono anche delle chicche, adesso non so se Lorenzo riesce a mostrare. Allora, qui abbiamo una presa USB di tipo C che hanno detto ricaricare fino a 60 watt. Che sono tanti. Cioè, è veramente tanto. Cioè, poi ci sono vani un po' ovunque, qui addirittura abbiamo le cinghie per tenere fermi il bagaglio. Qui abbiamo un driver display da 5 pollici che fa secondo me la sua figura, però ragazzi guardate il display. Cioè, per una macchina di questo tipo avere un infotainment del genere è raro, e soprattutto, non so se avete notato, abbiamo sia Apple CarPlay che Android Auto wireless, una cosa che spesso non troviamo neanche su macchine da 25.000 euro, 30.000 euro. Quindi bravi, ci sono dati da fare. E soprattutto un display Full HD, in questo caso qua. Stavo notando adesso, salendo, che c'è una presa USB anche qua laterale, se vogliamo collegargli un accessorio o una chiavetta USB per riprodurre la musica. Sì, probabilmente si può anche mettere delle periferiche. In realtà non ce l'hanno detto, ti sei accorto tu, bravo. L'ho visto adesso entrando, per caso. E poi guardate, per dirvi una sciocchezza, la luce che si accende quando la spengo, touch tra l'altro, e anche sfuma fino a spegnersi. Lo specchietto per truccarsi, per chi vuole guardarsi, sia dalla parte destra del passeggero, addirittura da quella del guidatore c'è anche lo specchietto che si apre con la sua protezione.
non è cosa da poco secondo me. Ma dai, una bella soluzione, molto originale. Purtroppo non sappiamo i prezzi perché non sono ancora stati comunicati, però io credo che se questa versione, come la vediamo adesso, riuscisse ad avere un prezzo compreso tra gli 11 e i 15.000 euro, sarebbe secondo me interessante. Sono comunque curioso di sapere i listini non appena verranno comunicati, però secondo me è una soluzione urbana da prendere seriamente in considerazione. Io che vivo in un contesto in cui non uso queste macchine mi ha veramente stupito. Sì, da far notare che c'è il cambio che è qui, come tante altre auto Alla elettriche, Mercedes, alla Mercedes, diciamo così. Però abbiamo tutto qua, i tergicristalli e anche l'accensione dei fari, eccetera, è tutto messo sulla leva di sinistra. Poi abbiamo qui l'accensione dell'auto, start e stop, qui per regolare gli specchietti elettrici. Io volevo far notare una cosa, che c'è una chicca che io mi ricordo ancora nel Mercedes classe S c'era, guardate, adesso chiudo la porta e lui chiude il finestrino. Apro la porta e abbassa il finestrino. Questo perché? Perché non c'è un montante. Guardate come è fatto. Sono diciamo alcune chicche che fanno la differenza su questo settore d'auto. Allora io credo che loro abbiano cercato di risparmiare più peso possibile, perché qui siamo veramente sui 600 kg, che è veramente poco. Allora, come ha detto Lorenzo, in realtà veniamo dal test su strada, che io comunque consiglio di vedere in realtà dopo questo video. Però questa macchina è un gatto, ragazzi. 0,50, 5,5 secondi, arriva a 90 e vi giuro qui per Roma nessun imbarazzo. Cioè l'imbarazzo magari noi che non siamo pratici a strade così trafficate, però è un'auto che in contesti urbani è veramente da consigliare. Beh, Roberto, da dire anche un'altra cosa, quanto sei alto? 1,85. Guardate spazio che ha. Vabbè, in altezza ci siamo. Anche come piedi, penso che come gambe non c'è nessun problema. Sì, perché abbiamo un passo che sarebbe la distanza fra i mozzi delle ruote anteriori e posteriori di 1,80 m, che per una minicar è praticamente il top. E poi abbiamo una lunghezza complessiva di 2,60 m, quindi non è neanche tanto lunga, è larga 1,50 m e per 1,55 m, quindi è compatta senza sfigurare, insomma, sembra veramente una piccola macchina, ricorda proprio tanto la prima Fortwo, secondo me. Esatto. Poi abbiamo anche tanti vani porta oggetti, perché qui, guardate anche la chicca della chiave come è fatta, tonda, bella anche questa qua. Abbiamo anche l'applicazione, se vogliamo, possiamo gestire tramite app. Sì, l'applicazione verrà attivata tra poco e quindi sarà possibile preriscaldare la macchina e fare tutti i settaggi che di solito si riescono a fare con le macchine elettriche. Dicono che ci sono fino a 15 vani portaoggetti, adesso io non sono riuscito a guarda, contarli. Roberto, adesso io inquadrerò qua dove va la bottiglia. Prima ho messo la bottiglia da mezzo litro, ci stava tranquillamente. Qui abbiamo altro spazio, qua c'è un altro vano. Hanno sfruttato lo spazio, secondo me, impressionante come hanno fatto. Allora, è un peccato non avere più tempo, perché le chicche sono tante, che tra poco la dobbiamo riconsegnare. Però vedete, qui c'è anche il gancio per appendere la borsa. E anche la climatizzazione l'abbiamo usata prima ed è veramente efficace. Questo, ragazzi, è un vero climatizzatore, non è semplicemente un po' di ventola forzata che arriva dall'esterno. Quindi anche questa è una cosa che va tanto a valorizzare questa macchina. E io attualmente non so se ci sono auto che riescono a fornire, insomma, tutta questa cosa al prezzo che probabilmente riuscirà ad avere. Belle anche i tasti che ci sono qua, sono tutti fatti bene. Cioè. Il volante sembra quello di una macchina normale, passatemi il termine, quindi faccio fatica a criticarla, è sempre in funzione al prezzo che probabilmente riuscirà ad avere. Sì, siamo curiosi anche noi di sapere quale sarà il prezzo e dove verrà distribuita. Ci aggiorneranno di sicuro e vedremo come va. A me anche qua il bianco bello, è fatta bene, studiata secondo me con dei colori molto tenui e belli. Le cinture sono arancioni. Beh, sì, dai. Il contrasto super. Ci sono rimasti, mi pare, 90 secondi prima di riconsegnare la macchina. So che fa ridere, ma i cinesi sono molto, molto fiscali. Allora, a me è piaciuta tanto, Lorenzo, penso che sia stata divertente da guidare, dopo comunque vedrete. Sì, mi ha stupito perché in effetti quando ci hanno chiamato, a me e Roberto, ha detto venite a provare quest'auto,
E poi abbiamo visto che era una microcar, abbiamo detto, boh, sarà la solita microcar, ma invece è un'auto questa qua, non sì, è una anche microcar. queste macchine si sono evolute. Sì. Comunque, per questo contenuto è tutto. Adesso, se volete, guardate la prova su strada. Quindi, niente. No, io se volete, dove? devono. Vabbè, dai. Comunque, dai, vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. E niente, ci vediamo alla prossima collaborazione. Dai, speriamo che ci chiamino ancora. Sì, allora è stato il nostro primo evento. Adesso qua facciamo un attimo, tanto abbiamo ancora 60 secondi. 45. 45. È stato un evento di cui siamo stati invitati, che non ne sapevamo nulla, come funziona, e siamo stati contenti. Soprattutto tutto questo grazie a voi che ci guardate, che ci mettete i like, che vi iscrivete al nostro canale e tutto. Noi cerchiamo di fare tutto sempre con la massima trasparenza, senza portare per nessuno. Quando restiamo colpiti da certe cose lo diciamo e siamo qua pronti per dirlo. I nostri restano probabilmente canali amatoriali, però queste sono delle occasioni che, come ha detto Lorenzo, grazie a voi siamo riusciti ad avere. Quindi, boh, grazie Grazie a tutti. e al prossimo video, dai. Ok. Ciao ciao! Ciao ragazzi.